Ben trovati, anime curiose del nostro universo digitale, e benvenuti in un nuovo episodio esclusivo firmato Gossip alla turca, il vostro rifugio dove ogni emozione delle stelle diventa racconto, dove ogni dettaglio nascosto emerge come un lampo nella notte. Prima di iniziare questa storia intensa e delicata, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare su mi piace, e se desiderate sostenere ancora di più il nostro lavoro, di premere sul prezioso tasto unisciti. Adesso però sedetevi comodi, respirate profondamente, perché ciò che stiamo per raccontare riapre ferite, speranze e verità che nessuno immaginava. La scena si svolge in un'abitazione privata, lontana da riflettori e red carpet, dove un gruppo di amici si era riunito per una serata spensierata. Conversazioni leggere, risate interrotte da bicchieri che tintinnano, confidenze mormorate tra musica soffusa. Nessuno, tra i presenti, avrebbe potuto prevedere l'improvvisa svolta emotiva che stava per scuotere quella calma atmosfera. Nel mezzo di questo fragile equilibrio, Mert Ramazan Demir, seduto con l'aria di chi cerca rifugio nei propri pensieri, ha pronunciato parole destinate a pesare come pietre. Non so se la rivedrò mai più, e questo mi spaventa più di quanto riesca a spiegare. Un silenzio improvviso ha avvolto la stanza, come se il mondo avesse trattenuto il respiro. Da quel momento, come inevitabile, ogni discorso ha cominciato a ruotare intorno a un unico nome, Afra Saraciolo. Non per pettegolezzi, non per supposizioni frivole, ma per la sincerità che trasudava dalla voce di Mert. Chi era presente ha raccontato che, subito dopo quella prima confessione, l'attore ha lasciato cadere una frase ancora più inattesa, quasi fosse la parte di una verità che aveva tenuto sepolta per troppo tempo. Ho sempre percepito qualcosa di unico tra noi, ma non ho mai avuto il coraggio di dirlo quando avrei dovuto. Le sue dita giocherellavano con il bicchiere vuoto, come se cercassero una via d'uscita dai pensieri che lo tormentavano. Per chi li ha osservati da vicino nei mesi passati, il legame tra Mert e Afra non è mai stato solo un ricordo televisivo. Dietro le quinte, negli intervalli tra una ripresa e l'altra, c'erano attenzioni discrete, gesti spontanei, piccoli rituali condivisi. Lei che gli portava qualcosa da sgranocchiare quando lo vedeva stanco. Lui che, senza fare rumore, evitava che altri la disturbassero nei momenti fragili. Eppure, dopo la loro separazione, definita serena solo in apparenza, nessuno dei due aveva espresso emozioni tanto intime. Nessuno, fino a quella sera. La mattina seguente, Afra ha pubblicato una story su Instagram, un'immagine dai toni tenui accompagnata da una frase breve ma incisiva, capace di pungere e curare allo stesso tempo. Alcune persone non se ne vanno davvero, imparano soltanto a vivere in silenzio. Per i fan non c'è stato bisogno di spiegazioni. È bastato un secondo per connettere quella frase alla confessione di Mert. Twitter, Instagram, TikTok, tutti in fiamme. È per lui. Non hanno chiuso questa storia, nessuno può convincermi del contrario. Una giornalista nota nell'ambiente dello spettacolo ha confermato ciò che già molti sospettavano. I due avevano ricominciato a sentirsi nelle ultime settimane. Non continuamente, non con dichiarazioni plateali, ma con messaggi che lasciavano intuire ferite ancora aperte e sentimenti non evaporati. Le parole di Mert non sono uscite a caso, ha dichiarato la giornalista. Era vulnerabile, ma anche pieno di speranza. Non si parla in quel modo se si è veramente andati avanti. Un'altra amica vicina all'attore ha poi rivelato un dettaglio ancora più sorprendente. Mert avrebbe scritto una lunga lettera ad Afra. Non una lettera qualunque, ma un messaggio che conservava nel telefono da tempo, intriso di ciò che non aveva osato dire di persona. Non ho mai voluto lasciarti andare,
semplicemente non sapevo come trattenermi senza farti male. Se un giorno il tuo pensiero tornerà a me, voglio solo che tu sappia che io ci sono ancora. Ma quella lettera, secondo il racconto, non è mai stata inviata. Mert non ha trovato la forza di premere invio. Afra, almeno in pubblico, ha optato per una calma elegante, quasi terapeutica. Non un commento, non un gesto impulsivo. Eppure chi la conosce bene racconta che negli ultimi tempi ha avuto momenti di distrazione insolita, uno sguardo perso nel vuoto, attimi in cui sembrava ripercorrere ricordi ormai lontani, domande che lasciava sospese. Una sua cara amica ha confessato con cautela. Quando qualcosa la tocca nel profondo, Afra non lo dice. Si chiude un po', resta più silenziosa. E lo sta facendo anche adesso. Con l'attenzione del pubblico alle stelle, i fan hanno iniziato a scavare negli archivi digitali, vecchie interviste, backstage dimenticati, video di sguardi condivisi che oggi sembrano acquistare un nuovo significato. Non li abbiamo mai superati. Sono la definizione stessa di chimica. Devono tornare insieme. Persino un dettaglio apparentemente insignificante ha acceso ulteriori discussioni. Afra, fotografata fuori da un caffè, aveva in mano un libro che Mert aveva citato in passato come il suo preferito. Coincidenza? O un messaggio muto ma profondissimo? Un amico molto vicino all'attore ha rivelato un aspetto ancora più umano della vicenda. Mert avrebbe cominciato un percorso terapeutico per comprendere perché, quando aveva tra le mani qualcosa di così prezioso, aveva scelto di allontanarsene. Sta affrontando parti di sé che aveva evitato per anni, ha detto l'amico. È difficile, doloroso, ma necessario. E credo che tutto questo stia riaffiorando perché quello che prova per Afra non si è mai spento del tutto. L'entourage di Afra mantiene una discrezione totale, quasi sacra. Nessuno vuole intromettersi in un percorso emotivo tanto fragile. Tuttavia, una persona del suo staff ha lasciato trapelare qualcosa di significativo. Negli ultimi tempi ha chiesto più volte se Mert sarebbe stato presente a eventi futuri. Non lo faceva da mesi. E ogni tanto, parlando di lui, le spunta un sorriso, uno di quelli che dicono più di 1000 parole. La risposta, forse, non è ancora matura. Ma ciò che è chiaro è che questa non è una storia chiusa. Non lo è per loro e non lo è per noi che li seguiamo. Secondo voi, questo nuovo capitolo è l'inizio di una riconciliazione inevitabile? Oppure è solo un momento di nostalgia che svanirà? Scrivetemi tutto nei commenti. E soprattutto, quale celebrità volete che analizziamo nel prossimo video qui su Gossip alla Turca? Grazie per essere rimasti con noi in questo racconto intenso, che profuma di verità e di confidenze mai dette. Prima di lasciarci, ricordate di iscrivervi al canale, di mettere un bel like, e se volete sostenere ancora di più la famiglia di Gossip alla Turca, cliccate su Unisciti. Ci vediamo nel prossimo video. E ricordate, nel mondo dello spettacolo, ogni silenzio può nascondere una storia che aspetta solo di essere raccontata.